Mi sono trovata a fare una bella scorpacciata di un romanzo, Se i gatti scomparissero dal mondo, un saggio, Libro d'ombra, e un fumettone immenso, Death Note in edizione integrale e un discreto peso. Ambra Bacci Cicocò, 3 libri giappici sul comò. Ciao amici delle Pote Quadrate e benvenuti in nuovo. Come al solito i libri per noi sono un po' la scusa per partire con dei ragionamenti. Dopo che in tempi diversi ho chiesto in biblioteca questi libri, sono arrivati casualmente tutti e 3 insieme, ma 3 libri intensi sono un po' troppe da usare come punto di partenza, quindi su 2 andremo velocemente e il terzo, il fumettone, il manga, sarà la scusa per addentrarci in questo mondo per me nuovo. Approfondiremo l'argomento con un esperto direttamente in fumetteria. Bellissimo, Libro d'ombra. Un saggio molto piccolo perché sono 50 pagine, le altre rimanenti sono di commento, scritto a inizio Novecento sul rapporto tra la luce e l'ombra nella società giapponese. L'ho trovato veramente interessante, punto tale che magari lo approfondirò in un altro video se volete. Per darvi un esempio, parla di come la società occidentale ami le trasparenze mentre la società asiatica preferisce le velature, e così l'elettricità, il telefono, tutte le innovazioni tecnologiche che sono giunte a inizio Novecento, quando è stato scritto questo libro, sono state novità che hanno in realtà sconvolto anche un po' l'assetto mentale del Giappone. Il modo stesso in cui strutturare le case non sembrava adatto a queste novità. Un libro che credo abbia passato bene il tempo e continui a dirci qualcosa, è anche poetico nelle espressioni. Se i gatti scomparissero dal mondo è un romanzo che ho sentito commentare molte volte, per cui avevo delle aspettative abbastanza alte. In realtà devo ammettere che io sono rimasta un po' delusa, e se non volete spoiler andate al prossimo capitolo, perché adesso racconterò di cosa parla questo romanzo. Anche se secondo me si capisce alla terza pagina. Al protagonista viene diagnosticato un cancro e poco dopo gli si presenta la morte in figura umana, proponendogli uno scambio. Gli avrebbe donato un giorno in più se lui avesse accettato di cancellare qualcosa dal mondo, e visto che il titolo è Se i gatti scomparissero dal mondo, mi aspettavo che si sarebbe giunti a un punto in cui la proposta sarebbe stata quella di far scomparire i gatti. Infatti, bella, apprezzabile, interessante l'idea che il protagonista possa riflettere sul fatto che eliminare qualcosa per il suo bene personale possa significare in realtà cancellare qualcosa di importante per qualcun altro. Cancella per esempio i film e gli viene donato un giorno di vita, ma i film per qualcuno, in realtà per lui stesso, sono base fondativa del carattere, della storia personale, soprattutto nelle fasi di crescita. Quindi è veramente possibile cancellare i film dal mondo senza togliere qualcosa? Probabilmente no. E così fino a giungere ai gatti. Lui ha un gatto che ama particolarmente, si chiama Cavolo, per lui ha una grande importanza, e quando arriva al punto in cui la morte gli propone di far scomparire i gatti per avere un giorno in più di vita, si rifiuta. Pro e contro di questo libro. Pro: è snello, è di intrattenimento, l'idea di fondo è simpatica. Ho trovato interessante la suddivisione in giorni della settimana, va da lunedì a sabato. Il personaggio del diavolo poteva essere analizzato meglio, però è interessante perché praticamente rappresenta se stesso in una versione hawaiana un po' improbabile. Mi è piaciuto il rapporto col gatto e alcuni dialoghi un po' surreali con il gatto stesso. Detto questo, i contro sono più dei pro, perché l'idea di fondo di riflettere sulla vita, sulle cose importanti, lui riflette sul suo passato, il legame con il padre, eventi, luoghi e appunto anche il rapporto con gli animali. Sono tutti temi che si potevano trattare in modo più approfondito, ma sono tenuti a mio avviso a un livello un po' superficiale, tra l'altro conditi con delle espressioni un po' generiche, un po' spiegone, un po' banalotte, e mi è dispiaciuto, devo dire la verità. Rimane un libro simpatico, ecco, non lo metterò tra i miei preferiti. E giungiamo al mattonazzo Death Note. Viaggio spesso in treno, in uno di questi viaggi mi sono trovata seduta con altri 2 ragazzi, un ragazzo e una ragazza, abbiamo chiacchierato, ci siamo conosciuti ed è emerso che loro entrambi, caso vuole, fossero piuttosto esperti di fumetti e di manga in particolare, mentre io per nulla.
e quindi mi hanno suggerito di cominciare da questa storia, Death Note, che ho scoperto essere effettivamente pietra miliare della cultura del manga. È la raccolta di tutte le puntate del manga, rigorosamente in bianco e nero, rigorosamente si legge dal fondo risalendo verso la prima pagina, da destra verso sinistra. Mi è piaciuto? Un po' sì, un po' no. Mi è piaciuto nel senso che come primo approccio sicuramente è entrare nettamente in una cultura per me nuova. C'è molto di filosofico perché il protagonista si trova con un quaderno della morte sul quale si può scrivere il nome di una persona e la causa della morte e farlo effettivamente morire, e una sorta di delirio di onnipotenza comincia a uccidere tutti i criminali, passando poi a uccidere persone che semplicemente si oppongono a questo suo nuovo ordine delle cose. Rispecchia molto la società giapponese, direi, perché il protagonista è un ragazzo perfetto che si erge a paladino della giustizia, e in Giappone sappiamo che quest'idea del lavorare tanto, essere all'altezza di risultati sempre maggiori è un tema importante. Mi ha convinto fino in fondo? No, forse perché io non sono il tipo di pubblico a cui si rivolge questa opera. Credo che si rivolga più a ragazzi o ragazze più giovani di me. Sono rimasta un po' perplessa della netta cesura tra la prima e la seconda parte, nel senso che a metà più o meno della storia avviene un cambio radicale che avrebbe potuto essere probabilmente anche la fine della storia stessa, ma poi c'è una seconda parte che mi sembra un po' più fragile. Ad ogni modo, non essendo io un'esperta di manga, ma avendo intuito che è un mondo affascinante e che merita un maggiore approfondimento, sono andata in fumetteria per porre qualche domanda a un esperto. Ciao Francesco. Ciao. Diamo il benvenuto anche a tutti voi al Shin Crazy Comics di Como. Che cos'è il fumetto? Perché io mi sono accorta entrando qui dentro che è un mondo. Sì, assolutamente. Fumetto, diciamo che è un termine ombrello che racchiude al suo interno tantissime realtà, perché per l'appunto si suddividono per generi, per provenienza geografica, ma soprattutto anche per il tipo di pubblico a cui si rivolgono soprattutto. Questa cosa è particolarmente importante per il manga. È un termine che da noi viene adottato per indicare specificatamente appunto il prodotto proveniente dal sollevante, ma nella realtà nasce essenzialmente per indicare, almeno da loro in Giappone, tutto ciò che riguarda il fumetto cartaceo in generale. Noi lo chiameremmo fumetto italiano, comics americano, manga giapponese, loro tutto quindi manga. Il comic è il fumetto americano. Esatto, letteralmente. C'è l'usanza però anche in Giappone di indicare il comics come comic, che è appunto la loro pronuncia del termine anglofono. Comic. Esatto. Abbiamo imparato anche qualcosa di più. Nel mio avvicinarmi a questo mondo che mi sta molto affascinando, ho capito che anche il modo in cui viene concepito il pubblico, chi leggerà, è un po' diverso, e come il fatto che un prodotto pensato per un pubblico proprio anche culturalmente diverso che quello giapponese viene poi tradotto nel mercato occidentale. Allora, noi dobbiamo partire col presupposto che in Giappone esistono delle riviste settoriali dove per l'appunto si raccolgono più capitoli di più storie e sono tutte suddivise sulla base del tipo di pubblico a cui si rivolgono. Quindi da lì si va anche ad una scrematura tramite dei sondaggi di preferenze su cui per l'appunto viene richiesto al lettore cosa ha preferito maggiormente tra tutto quello che è stato presentato. Okay. Noi riceviamo quelli che sono per l'appunto i prodotti una volta che sono già stati selezionati e immessi in vendita per la grande distribuzione. Come lo riconosco fisicamente un manga? Il fattore principale può essere tranquillamente il più apparentemente banale ma non scontato, ossia il senso di lettura. Noi dobbiamo tenere conto che in Giappone è usanza leggere da destra verso sinistra. Aiutami. È possibile che Death Note a me non sia del tutto piaciuto? Ho trovato l'opera come divisa nettamente in due parti. Queste opere nascono principalmente per essere vendute. Quindi di conseguenza, se un qualcosa vedono che funziona, chiaramente cercano di tenerlo all'attivo più a lungo. Se tu hai riscontrato ciò in Death Note, sappi che non sei l'unica. Ok, grazie.
perché comunque è comune in tanti prodotti che dopo una parte più brillante, dove quantomeno c'era stata anche una pianificazione da parte degli autori, così come dei redattori, per quelli che dovevano essere gli sviluppi, capita che per venire incontro anche a quello che è il processo di voto fatto appunto dai lettori, il redattore decida che si possano cambiare determinati elementi per meglio rientrare nei gusti di coloro che hanno votato, e questo va così ad influenzare anche l'andamento di un racconto che magari era stato pensato per svilupparsi entro un certo tot di capitoli e quindi viene forzatamente portato oltre. Allunghiamo il brodo. Esattamente. Okay. Beautiful insegna. Assolutamente. Gli unici personaggi femminili che ci sono molto piatti, e il personaggio femminile che ha più spazio è in realtà una idol, una ragazzina che fa del suo corpo una professione, quindi sì, una figura alquanto frivola, sì, che vogliamo vederla magari con una sovralettura, può essere anche stata ideata come denuncia per sì, quello che riguarda tutto lo star system del mondo delle idol, dove per l'appunto vengono costruiti dei pupazzi ad uso e consumo dello spettatore. Se volessi suggerire a neofiti come me, o magari anche di età diverse, tipologie diverse di persone, da dove partire con il manga? Che cosa suggeriresti tu, che sei guru del manga per me a questo punto? Allora, il consiglio che mi sento di dare spassionatamente è di cominciare da ciò che vi piace. Quindi, se ci sono determinate tipologie di racconti con cui siete già avvezzi e che possono trovare riscontro in un qualunque fumetto che vi si para innanzi, buttatevici. Cioè intendi dire, se a me piacciono le storie d'amore, allora parti con un manga che parla di storie d'amore. Esattamente. Vai, suggerisci i titoli. Questa è La principessa Zaffiro, o Safir, di Osamu Tezuka, che in realtà è stato l'ideatore di praticamente tutto quello che riguarda il mondo del manga contemporaneo. E parliamo del fine degli anni 60 e siamo letteralmente a cavallo di quello che è il periodo della guerra fredda. Vedo occhi molto grandi. Esattamente, perché sono un elemento caratteristico che lui ha ripreso dai lungometraggi Disney, in particolar modo da Bambi, perché li trovava estremamente espressivi. Sì. E questi sono diventati il segno distintivo appunto del fumetto giapponese. Del classico Dragon Ball di Toriyama Akira. La trasposizione animata, per quanto apprezzabile, va in particolar modo a tradire quello che è il ritmo dell'opera, perché la cosa bella della narrativa di Toriyama Akira con Dragon Ball è che è spedita, fluida e arriva subito al dunque. Hunter x Hunter nasce come ponte fra lo stile pre e post Dragon Ball. Difatti, quando Toriyama Akira cominciò la sua pubblicazione su Shonen Jump, egli rappresentò letteralmente un punto di rottura per quello che riguarda il fumetto d'avventura. Secondo me Sailor Moon di Takeuchi Naoko è stato come dire, il corrispettivo al femminile di ciò che Toriyama Akira fu con il suo Dragon Ball, perché è grazie a questa opera se esiste tutto il filone del Majokko Sentai, quindi le maghette che combattono le forze del male. Anche il capolavoro di Go Nagai Devilman, dove attraverso la rozzezza del suo disegno si riesce tranquillamente a recepire tutta quella che è l'emozione e le varie sensazioni vissute dai personaggi. C'è la fase della trasformazione del protagonista, che qui secondo me rappresenta appieno tutto. Il meglio del meglio. Ma anche il modo in cui è organizzata la striscia è un po' diverso dal Esattamente, perché per l'appunto vuole lavorare sull'impatto che la tavola in sé provoca e non tanto sull'ordine. Infatti, in termini di impostazione, fin quando rimane nei canoni è tranquillo, quando comincia a distruggere tutto diventa pura caoticità ed è meraviglioso, semplicemente. Questo lo consiglieresti a dei ragazzini? Lo trovo un po' aggressivo. Una volta era consigliabile ai ragazzini, adesso come adesso sarebbe più giusto che almeno i 15-16 anni dovesse compiere. E questa? Allora, lui essenzialmente è il capolavoro di Ikeda Ryoko, che è colei che più di tutte, assieme ad un gruppo di autrici appartenenti al gruppo 74, hanno saputo modellare e plasmare quello che è il fumetto per il pubblico femminile, perché per l'appunto nel periodo in cui veniva pubblicato Le rose di Versailles, o Lady Oscar come è meglio noto da noi, dobbiamo tenere da conto che il pubblico femminile in Giappone era poco considerato, perché per lungo tempo il fumetto era un mezzo ideato ad uso e consumo dei ragazzi.
c'è un mondo intero da scoprire, tanti autori, tante storie dalle più disparate. Quindi per coloro che sono curiosi venite tranquillamente Esatto. a trovarci e nulla, ti ringrazio. Via Milano a Como. Esatto, numero 74. Ci siamo conosciuti, quindi ormai non ti liberi più di me e non ti liberi neanche delle ruote quadrate. Ringrazio tutti, continuate a rotolare con noi anche nei fumetti. Ciao! Altri video sul mondo dell'illustrazione, non posso che consigliarti questo sulla luna e quest'altro su il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo. Ciao!